Buongiorno e bentornati al nostro nuovo TG. Nuovo anno, nuova struttura. Presentazione a due e adesso con Marco Gentili vediamo come si struttura questa prima puntata del 2025. Marco. Fede, partiamo subito col primo servizio. Marco Boni è volato per noi in Portogallo per provare la nuova Honda Transalp 750. Vediamo come va. Honda Transalp si aggiorna per il 2025. In occasione infatti dell'aggiornamento Euro 5 Plus, Honda ha colto l'occasione per andare a ritoccare quelli che erano, diciamo, un po' le mancanze della Transalp, o meglio, quello che non era piaciuto soprattutto ai consumatori. In primo piano è stata cambiata l'anteriore, cambia il faro, è un pochino più snello ma è più potente, infatti ha un fascio di luce molto maggiore rispetto al precedente e tra l'altro gli regala questa linea nuova con la maschera leggermente allargata, ancora di più in stile adventure. Altre novità arrivano dalla strumentazione, è cambiata, infatti adesso utilizza uno strumento TFT da 5 pollici a colori, abbinato anche al nuovo blocchetto con questo semplice joystick con cui poter navigare all'interno delle impostazioni. Cambiano anche le mappe che passano da 5 a 6, in realtà è stata aggiunta una modalità user, in questo modo è possibile personalizzare 2 delle modalità di guida, mentre le altre rimangono quelle classiche, quindi c'è la standard, la rain, la sport e la gravel che è quella un po' più adatta al fuoristrada. È stato anche migliorato il throttle by wire, adesso è un po' più fine, lo scopo di Honda infatti è stato quello di eliminare completamente l'on-off, è rimasto ma è praticamente impercettibile, diciamo che è molto meglio rispetto alla precedente versione. Cosa importante dall'aggiornamento, sono state riviste le sospensioni, sono sempre le Showa che montava anche la Transalp precedente, però adesso sono state riviste sia per quanto riguarda il carico che per quanto riguarda il ritorno, tra le due soprattutto il monoammortizzatore, ed era una cosa che avevamo riscontrato noi come in realtà un po' tutti gli utenti. Infatti Honda ha deciso di andare a migliorarlo proprio per ovviare a questo problema. Per quanto riguarda la scheda tecnica rimane quella che era la precedente, infatti abbiamo il motore che è un 755 cm3 da 92 cavalli e 75 Nm, in particolare lo stesso utilizzato dalla Hornet. Dalla Hornet prende anche il telaio, infatti lo condividono, ovviamente cambia però il telaietto. Sospensioni sono le Showa da 42 mm, che sono regolabili nel precarico, stessa cosa per il monoammortizzatore, regolabile anche lui nel precarico, ma purtroppo non c'è ancora il pomello per la regolazione manuale. Anche questa era una cosa che era stata chiesta un po' da tutti gli utilizzatori, soprattutto da quelli che viaggiano in off-road o comunque che viaggiano carichi di bagaglie, purtroppo ancora non è stata resa disponibile. Un altro aggiornamento della versione 2025 è l'ampliamento della gamma di accessori, in particolare adesso è disponibile una sella Comfort che è un po' più imbottita, 5 mm di spessore in più, e infatti fanno passare l'altezza della sella da 850 a 855 mm. Ricordo che però questa è comunque un optional e tra l'altro cambia anche leggermente l'impostazione di guida perché ti porta un pochino indietro cambiando il triangolo che si crea appunto tra l'anca e la pedana. In generale la moto rimane quella che era appunto prima, quindi una tuttofare, più votata ad andare fuori dalla città, quindi a percorrere strade, tra l'altro in percorrenza veloce, e fare anche un po' di off-road. Il motore ha un carattere un po' particolare, è comunque un bicilindrico, ma da un bicilindrico d'adventure solitamente ci si aspetta che dia tanto ai bassi, che abbia un po' quel brap che ti permette di uscire via, soprattutto quando vai in fuoristrada. In questo caso è leggermente diverso, infatti sotto è un pochino vuoto, invece dà tanto quando si viaggia ad alti regimi. Cosa che si trova molto positiva quando si viaggia allegri, magari su strade appunto a scorrimento veloce. In fuoristrada ha un po' meno di prontezza, diciamo che in realtà ci vai anche lì senza troppi problemi, però comunque si vorrebbe avere quella grinta in più offerta dal motore quando si viaggia a bassi regimi. Ruote, ovviamente come vuole il mondo dell'adventure e dell'off-road soprattutto, 21 davanti, 18 al posteriore, con cerchi a raggi tangenziali e sono con camera d'aria, non c'è la possibilità infatti di montare gomme tubeless. Doppio disco anteriore flottante da 350 mm, singolo posteriore da 296. Abbiamo usato un po' tutti i suoi ambienti. Se vogliamo proprio analizzare le novità, si nota appunto questo comando del gas più dolce, ma in maniera che appunto va a eliminare un po' l'off-road. La prontezza rimane in realtà, soprattutto se si va a impostare in modalità sport in cui si ha
la prontezza maggiore da parte del motore o comunque in modalità user, in cui si può andare a settare la prontezza del motore, il freno motore e poi quelli che sono i controlli elettronici, quindi controlli trazione ABS, che sono tra l'altro tutte e due disinseribili, ma l'ABS si disinserisce soltanto al posteriore. Cosa invece molto importante sono queste nuove sospensioni, infatti sono andati ad agire esattamente dove la Transalp peccava e ce l'hanno fatta in maniera ottima, soprattutto appunto quando si va in fuoristrada. Adesso non si ha più quella sensazione magari dalla forcella che prima affondava e tendeva a rimanere lì, adesso riesce a copiare molto meglio quelle che sono le asperità del terreno, e dal monoammortizzatore stessa cosa, si sente tanto di più all'anteriore che al posteriore, nonostante, come dicevo prima, il posteriore sia stato fatto il lavoro maggiore. Questa regolazione però fa perdere un pochino di comfort quando si viaggia su strada, appunto perché nella prima fase di escursione la sospensione è un pochino più rigida, è una cosa che in realtà non dà troppo fastidio. Prima a mio parere erano fin troppo morbide, si tendeva soprattutto quando si andava a caricare magari in frenata o in accelerazione, la moto subiva troppo i trasferimenti di carico. Adesso invece è una moto un po' più stabile. C'è da apprezzare sempre l'impostazione, che nonostante abbia il 21 davanti è stata studiata bene la geometria e si fa sentire poco. Ovviamente non agisce come se fosse un 19, però non si ha quella sensazione di navigare quando si vanno a fare i cambi di direzione. Rimane un po' pesante ovviamente, ma molto buono per essere un 21. Tra l'altro c'è da ricordare che anche il peso, che in ordine di marcia di 210 kg, non aiuta, però in realtà la guidi in maniera sportiva e ti viene abbastanza naturale. Tra l'altro dove l'abbiamo guidata noi, qui a Faro in Portogallo, c'erano delle strade molto tenute bene e anche le Metzeler di primo equipaggiamento lavoravano davvero bene. Transalp 2025 sarà disponibile come nel caso della NC 750X a partire dalla seconda metà di febbraio, probabilmente verso la fine. È disponibile in 3 colorazioni, che tra l'altro anche queste sono state leggermente cambiate. Rimangono la bianca, la verde, un verde tendente al grigio, e la nera, ma adesso la scritta Transalp è molto ben visibile rispetto a prima, che invece era più contenuta. Anche per lei purtroppo non sappiamo ancora il prezzo, immaginiamo che rimanga all'incirca quello della precedente, che era circa 10.500 euro come prezzo di partenza, però appunto aspettiamo di vedere quali saranno le novità. Una nota da fare però sulla Honda Transalp è che quando esce è completamente spoglia, infatti adesso è stata ampliata la gamma, come dicevo, di accessori, e diciamo che in base all'utilizzo si potrebbe appunto scegliere uno dei pacchetti. Honda già mette a disposizione dei pacchetti Urban, Travel, Adventure, che appunto fanno il lavoro per cui sono state nominate, però c'è da chittarle un pochino per andarle a utilizzare. Ad esempio oggi, nel caso della mia prova, avevo a disposizione una moto con paramani, paramotore, che è abbinato ovviamente al telaio laterale, c'era il tris di borse posteriore, avrei potuto anche evitarlo nel caso dell'off-road, però era già una moto pronta a viaggio. L'unica cosa che poteva mancare magari erano le manopole riscaldate, che esistono come accessorio, e il cruise control, che però ancora non è disponibile. Questo per dire che è una buona base di partenza, ma avere un pacchetto in più, magari diciamo optare per qualche accessorio, in realtà potrebbe essere la soluzione migliore. Bene, passiamo all'accessorio della settimana, che lo hai provato tu. Sì, in questi giorni per fare le prove e i nostri test sono congelato, ma poi è arrivata la maglia termica di Eaton, un oggetto molto interessante che vi racconto qui dietro. Seguite con attenzione. È il periodo più freddo dell'anno, ma perché rinunciare alla moto? Allora, per quanto riguarda mani e sedere, spesso le nostre moto hanno la possibilità di riscaldare con gli impianti, quelli autoctoni di sella e manopole riscaldate, però rimane poi il resto del corpo da riscaldare. Abbiamo una soluzione e ce la offre Eaton, un'azienda di Genova molto interessante. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, è una maglia termica riscaldata con una batteria adatta non solo alla moto ma a tutti gli sport esterni. Vi faccio vedere nel dettaglio da cosa è composta questa scatola. Innanzitutto quello che ci racconta la scatola è che è un prodotto 100% made in Italy, e questo già è un buon segno. Contenuto della scatola: 1, 2 e poi il kit di connessione 3. Vi spiego tutto. Partiamo da quello che è l'elemento più importante, quindi proprio la maglia riscaldata. Io l'ho già utilizzata in questi giorni per le prove che abbiamo fatto, che potete seguire qua su YouTube, e devo dirvi che funziona davvero molto bene. 4 zone riscaldanti: zona scapolare, zona più in basso e zona frontale, diciamo
petto. 3 livelli di riscaldamento con la batteria portatile che garantiscono una diversa durata della batteria. Al massimo della potenza circa 4 ore, al minimo della potenza 8 ore. La batteria stessa, ricaricabile semplicemente con un cavo USB-C, vi garantisce 500 cariche senza perdere quella che è l'effettiva funzionalità. Le zone riscaldate sono state studiate da Eaton in collaborazione con alcuni fisioterapisti proprio per andare a riscaldare quelle zone più soggette a raffreddamento e anche a livello muscolare non creare poi shock termici che poi provocano il dolore una volta sia che si indossa che quando si toglie la maglia. La cosa interessante è che chiaramente si tratta di una maglia termica, quindi totalmente lavabile. Queste zone riscaldanti si possono tranquillamente lavare, ovviamente bisogna prima togliere la batteria, e che di fatto il peso è assolutamente normale, ovvero non c'è differenza in termini di massa e di consistenza. Vedete, tutte le zone sono morbide rispetto a una normale maglia termica, però il beneficio è assicurato e ve lo posso garantire perché proprio in questi giorni l'ho utilizzata per un lungo test e la temperatura era intorno ai -2, quindi vi lascio immaginare il comfort a bordo. Però sentirsi riscaldato nella zona sia scapolare che petto, che soprattutto qui nel bacino dove si va a insinuare l'aria nel momento in cui appunto non c'è la giacca collegata ai pantaloni, era un grandissimo beneficio e ho fatto fatica a toglierla. Il kit comprende poi anche i cavi per collegare la maglia riscaldante direttamente alla batteria. In questo caso abbiamo anche 6 livelli di regolazione tramite questo tasto remoto e l'attacco è veramente molto semplice. Il jack maschio e il jack femmina vanno a inserirsi in modo molto semplice. Poi vi sono ulteriori cavi che vi dico la verità, nel libretto delle istruzioni non sono spiegato il funzionamento, però il cavo positivo e il cavo negativo vanno appunto collegati alla batteria e poi c'è questo jack per andare a posizionare quello che è proprio il comando poi remoto più vicino possibile, quindi non avere alcun tipo di fastidio, e poi una volta a bordo basterà appunto attaccare la maglia al cavo di connessione. All'interno della scatola poi vi sono istruzioni molto semplici che ci spiegano principalmente quelle che sono le caratteristiche di durata della batteria a seconda della potenza che si desidera, la potenza riscaldante che si desidera, e poi quelle che sono giustamente le avvertenze da salute. In questo caso sono piuttosto minime, nel senso che bisogna usare attenzione perché l'apparecchio può interferire se si adottano pacemaker, e poi qua riporta che in caso si usassero medicinali tipo cardioaspirina, Coumadin o simili, contattare il dottore prima dell'uso. Quindi si tratta di fatto di una non semplice maglia termica. La caratteristica che prima ha colpito è proprio la leggerezza, ovvero quando si indossa non si avverte assolutamente nessun tipo né di peso né di fastidio perché tutte le fasce riscaldanti sono morbide, il funzionamento è davvero ottimale e va proprio a toccare quei punti più sensibili nel quale fa più piacere avere un po' di riscaldamento, e in questi giorni, ve lo sto dicendo, praticamente mi stanno congelando le mani, in questi giorni fa davvero piacerissimo. In termini di prezzo, allora sul sito di Eaton è riportata in un range il costo tra 160 e 180 euro, più per la moto, perché appunto la maglia è specifica per tutti gli sport invernali e quindi non solo per la moto, il kit di connessione costa ulteriori 30 euro. Dipende da quello che volete. Secondo me per un viaggio, per una trasferta normale di lavoro, anche la semplice batteria può bastare. Altra cosa, la batteria ha un peso un po' più importante, un ingombro vi può stare tranquillamente in tasca, il cavo è abbastanza lungo per appunto indossare la maglia e tenere questa in tasca, è un'altra cosina proprio da portare in tasca se avete già il cellulare, il portafoglio e tante cose. È giusto davvero l'unico punto leggermente a sfavore di questa maglia riscaldante Eaton. E per l'ultimo servizio, l'attualità, argomento annoso, i bolli moto. Quali sono le regioni in cui costano di più e quanto ci costa proprio la nostra moto? Ce ne parla lui, Marco Gentili. Ecco il servizio. Parliamo di bollo moto, una delle tasse più odiate dai motociclisti italiani. Già, perché come sappiamo il bollo è una tassa di possesso, ovvero va pagata a prescindere dal fatto che la moto di nostra proprietà venga usata oppure no. Il bollo è una tassa regionale, ovvero ogni regione decide quanto e come farla pagare ai propri residenti. Questo significa che in Italia, da regione a regione, le tariffe sono varie e, a ben vedere, sono molto differenziate.
In una recente inchiesta che abbiamo fatto su dueruote.it, che potete trovare appunto sul nostro sito, abbiamo messo a comparazione e confrontato le tariffe delle varie regioni italiane. Abbiamo preso in esempio le moto da Euro 3 e successive, ovvero la maggioranza del parco circolante, e abbiamo visto quanto costa effettivamente pagare il bollo annuale. Ma prima di vedere quanto costano i bolli nelle varie regioni italiane, cerchiamo di capire come funziona il pagamento. Il bollo in tutte le regioni è composto da due parti, ovvero una parte fissa che comprende tutti i kilowatt fino agli 11, e questo serve sostanzialmente per far pagare il bollo ai possessori di un 125. Oltre a questo numero di kilowatt, ovvero dal 12° kilowatt in su, ognuno di essi viene pagato con una tariffa a kilowatt. Questo in poche parole significa che uno che ha una moto di potenza di 70 kW pagherà i primi 11 a tariffa fissa stabilita dalla singola regione e per ogni kilowatt dal 12° fino ad arrivare al 70°, ovvero per i successivi 59, dovrà pagare la tariffa a kilowatt. Ma dove si paga di più? Ebbene, le regioni dove il bollo è più caro si confermano ancora una volta per il 2025 Campania e Abruzzo. In queste regioni infatti la tariffa fissa fino agli 11 kW è di 23,12 euro, mentre ogni kilowatt successivo agli 11 viene tariffato ben 1,07 euro. Sul podio delle più care poi ci sono in seconda posizione la Toscana e in terza posizione in Piemonte. In Toscana la tariffa fissa è sempre la stessa della Campania, solo che la tariffa a kilowatt è pagata 1,02 euro. In Piemonte invece le tariffe sono decisamente più standardizzate, ovvero la tariffa fissa fino agli 11 kW è di 22 euro, mentre ogni kilowatt successivo viene pagato 1 euro. Al netto di queste tre regioni e dell'Abruzzo, ovvero le 4 regioni più care d'Italia, la media nazionale del bollo è decisamente inferiore, infatti la tariffa fissa per gli 11 kW è di 20,07 euro, mentre la tariffa media per kilowatt successivo è di 0,95 euro. E vediamo infine cosa succede nelle due realtà più rappresentative a livello nazionale dal punto di vista del parco circolante, ovvero Lombardia e Lazio. Ebbene, vediamo che per quanto riguarda la tariffa fissa, la Lombardia è decisamente più economica, siamo a 19,11 euro a fronte dei 21,02 del Lazio. La Lombardia poi si conferma più economica rispetto al Lazio anche per la tariffazione dei kilowatt successivi. Siamo infatti a 0,88 euro a fronte dei 0,97 euro del Lazio. E anche per questa settimana, Fede, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Ricordatevi di lasciare un like qua sotto se vi è piaciuta e di scriverci un commento possibilmente non offensivo se avete qualcosa da chiederci. Ovviamente iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella così siete sempre aggiornati su tutti quelli che sono i nostri contenuti e sono tantissimi: prove, focus e ovviamente il TG, con il quale ci rivediamo settimana prossima, stesso posto, stessa ora.